Ciao a tutti sbarberelli e benvenuti o bentornati su Barba e Fuoco, il canale dove l'arte e la cultura nerd si fondono. Come state miei ragazzuoli? Io, tanto per cambiare, devo cominciare il video scusandomi. Che meraviglia! E so che ultimamente sono stato sempre un po' discontinuo con le pubblicazioni. Non riesco a pubblicare sempre ogni domenica e questo mi dispiace molto. Tra lavoro, trasferte, imprevisti e la vita, spesso mi manca il tempo di pirografare quanto vorrei. Non chiedetemi perché indosso un cappellino. E visto che nel mio caso fare un video significa anche fare dell'artigianato, oltre che registrare e montare il video. Te sei un gran paraculo! Beh, lo avete capito da soli. Sono bellissimo. E mi scuso per la mia bellezza. No, sbatti, cagate a parte. Sinceramente preferirò sempre la qualità alla quantità. Quality over quantity in the life, come dicono gli svizzeri. Quindi se vedo che il tempo è poco, preferisco saltare piuttosto una settimana che tappare il buco con una pirografia veloce, giusto per dire di averla fatta. Sono fatto così. So che il signor YouTube, sentendo questo, non sarà per niente contento. Ma voi potete fargli capire quanto apprezziate i miei video, per esempio lasciando un bel like, iscrivendovi al canale Barba e Fuoco e condividendolo con chiunque. In questo modo il signor YouTube potrà notare il canale e dire "me coglioni". E il canale continuerà a crescere insieme a tutti voi. Non chiedetemi perché indosso un cappellino. Bene, quindi dicevamo, come va? Come è iniziata la vostra primavera? La mia è sempre pelosa, grazie di averlo chiesto. Ma definitivamente, per scusarmi ancora delle recenti discontinuità, oggi un tutorial che penso possa davvero servire a molti. Quindi a grande richiesta, ragazzi, oggi impariamo a pirografare sederi realistici. No? Ah, no, giusto, quello è Natale. No, oggi impariamo insieme a pirografare barba e capelli realistici. Hello Harry, it's me, Hagrid. Insomma, oggi ci dedichiamo a tutti quanti i peli che abbiamo in faccia, comprese ciglia e sopracciglia. Scopriremo insieme la maniera migliore e più realistica per realizzarli e quali sono i trucchi per dare maggiore profondità a tutto questo folto pelo sbucciacchiandolo sul legno. Ricorda che nel caso fossi nuovo di quest'arte e volessi vedere dei tutorial per imparare come cominciare dalle basi, qui troverai il primo dei miei tutorial per imparare a pirografare completamente da zero. E come sempre arriva il momento in cui mostro le vostre pirografie, quelle che mi avete inviato, quindi vai con i campioni di oggi. Oggi vi mostro e omaggio i lavori di Raffaele, Luca e Pierre, tutti sbarberelli come voi che da poco si sono approcciati alla pirografia ma stanno ottenendo risultati eccezionali. Inoltre amo davvero il fatto che anche voi stiate iniziando a sperimentare con i colori. Continuate a pirografare ancora e ancora. Non fermatevi mai, ragazzi, perché siete grandi. Riportiamo in auge la pirografia come ai vecchi tempi, quando... No, non è vero, non sarebbe mai cagata nessuno. E se anche te, che mentre guardi questo video sei buttato davanti al PC, vuoi inviarmi i tuoi lavori così che poi possa mostrarli durante i miei video, puoi farlo alla solita mail barbaefuocoinfo@gmail.com, dove puoi scrivermi anche, per esempio, per commissionarmi una pirografia da regalare alla tua fidanzata Genoveffo o chiedermi qualunque informazione. Bene, dicevamo, peli. Per un lavoro del genere che sarà molto dettagliato consiglio come sempre o del compensato oppure una tavola davvero ben piallata e levigata. Questo vi aiuterà tantissimo nel lavoro di oggi in particolare. Oggi quindi utilizzerò questo cortecciato di abete fresco di lavorazione. Per quanto riguarda il soggetto, vorrei che fosse qualcuno di terribilmente affascinante, brillante oserei dire, con delle doti attoriali notevoli e magari un'innata preposizione al piacere a tutti e all'autoironia. Sì, oggi pirografo me. E per l'occasione ho ripescato questa foto di quando ero più giovane. Guardate che lineamenti e che sguardo differente avevo. E un'altra conformazione del volto e occhi di colore diverso.
Sono migliorato con l'età. Benissimo, Sbarbarelli, direi che è tutto pronto per cominciare a pirografare. Vi invito quindi a mettervi comodi e tenere lontane le creme depilatorie, perché anche oggi è ora di bruciare un po' di legno. Ok, partiamo come sempre dagli occhi. Essendo un tutorial che si concentra sui peli, oggi mi soffermerò molto poco sul volto e sulle sue sfumature. Per quello ho già fatto un altro tutorial, quindi procediamo. Credimi, non chiedermi perché indosso il cappellino. Solitamente, quando si affrontano parti molto delicate come le aree degli occhi, consiglio sempre una regolazione del calore piuttosto bassa, poiché non possiamo permetterci irregolarità importanti, altrimenti andremo da subito a compromettere il realismo della nostra pirografia. Le aree delle ciglia e delle sopracciglia sono estremamente delicate, quindi dovremo cercare di avere meno sbavature possibili. Generalmente io ne lavoro alternando due stili diversi, ma che si intrecciano perfettamente. Vediamo quali. Il mio consiglio è quello di alternare una lavorazione pelo per donare il giusto realismo a quella sfumatura dove avete già lavorato, per il fattore profondità. Alternando aree più scure ad altre più chiare, dove sono ben visibili i singoli peli, riuscirete a donare un effetto davvero gradevole al volto che volete pirografare. Sulle ciglia, invece, essendo estremamente piccole come superfici, abbassate ancora un po' il calore e procedete pelo per pelo. Vedrete che non vi annoierete, poiché non solo sarete totalmente concentrati a non sbagliare, ma essendo aree piccole, finirete ancora prima di dire supercalifragilistiche spirali, merda! ok. Una volta provato con le prime sopracciglia, avanzate con la tavola e dedicatevi alle seconde. Vedrete che adesso avrete già più dimestichezza e vi riusciranno un pelo L'avete capita? meglio. Come sempre, non fatevi mai scoraggiare dall'imperfezione o dall'errore. Puntate a migliorarvi piuttosto, non a criticarvi. La critica è un fattore estremamente importante quando costruttivo, altrimenti ben poco utile. Bene, dedicatevi adesso a terminare il volto, poiché la parte corposa e complicata deve ancora arrivare. Ok, perfetto. Adesso che abbiamo il grosso del volto pirografato, possiamo dedicarci a barba e baffi. Altro punto fondamentale che richiede una precisione millimetrica. Se con le sopracciglia bisognava alternare, anche in base al soggetto scelto, chiaramente peli singoli e sfumature, per la barba ed i baffi il concetto non è troppo diverso, con una propensione però a marcare di più ogni singolo pelo. Prima di cominciare con le sfumature, dedicatevi al realismo della tavola, quindi con pazienza ed una punta sottile, marchiate pelo per pelo. Questo darà già una bella consistenza al vostro pelo, dopodiché iniziate a scurire le parti in ombra, per esempio sotto il naso o le fosse intorno alle labbra. Vedete come il tutto si amalgama alla perfezione e non ci sono stacchi evidenti? Più riuscirete a dedicarvi alle sfumature tra un pelo e l'altro, e più sarà realistico il vostro lavoro. Non lasciate mai la tavola bianca tra la pelle ed i peli. Date sempre un leggerissimo tono sfumato, in modo che possa andare a celare il contrasto. E questo è molto importante, ragazzi. Vedo abbastanza spesso delle opere che perdono molto del fattore realismo perché non si smorza abbastanza il contrasto tra la pelle e la barba. Dategli quindi un tono leggerissimo di sfumatura. Vedete che cambierà tutto il lavoro. Continuate in questo modo, aggiungendo sempre pelo per pelo, anche e soprattutto quelli disordinati. Se la barba ha i peli che fuoriescono, non trascurateli, sono quelli i dettagli che daranno vita alla vostra pirografia. Non mi stancherò mai di ripeterlo. La pirografia è un'arte lenta ed introspettiva, che mal si adatta a chi ha fretta o pretende dei risultati immediati e strabilianti. Ma bruciare una tavola di legno
pelo per pelo e prendervi anche probabilmente i complimenti per il modo in cui l'avete realizzata. E vi assicuro che vi capiterà. Non ha prezzo, Sbarberelli. Quindi ripetiamolo ancora una volta: calma e pelo per pelo. Nel mio caso Jason ha una barba molto scura. Sì ragazzi, non sono io. Quindi posso anche osare ad alzare un po' la regolazione quando si parla di riempimenti delle zone più scure, ma mai troppo. Non vorrei mai ritrovarmi una bruciatura sul labbro, per esempio. Giocate con le imperfezioni della barba, è una delle parti più divertenti, ed una volta che avrete finito, beh, passiamo alla testa. Bene Sbarbi, adesso che piano piano state prendendo la mano e quasi sicuramente acquistando dimestichezza, potete dedicarvi alla massa dei capelli. E non chiedetemi perché indosso un cappellino. Come per la barba, Jason ha i capelli molto scuri, quindi in questo caso posso permettermi di aumentare, anche se di molto poco, la gradazione del calore. Ma c'è sempre quella cosa fondamentale che ripeto ancora una volta: lo stacco tra la pelle e i peli non deve essere netto. E se magari dall'immagine che avete scelto non riuscite a capire, a far vostro bene questo concetto, beh, guardatevi allo specchio. Voi sarete sempre i vostri migliori amici quando si tratterà di prendere ispirazione. Osservate attentamente le ombre che si creano fra la testa e la barba o i capelli. Non vi sono stacchi netti, ma sfumature estremamente leggere. La tavola di legno che avete davanti è la vostra migliore amica ed esegue gli ordini che gli impartisce la vostra mano. Come il quindi non abbiate paura e tuffatevi. Una delle cose belle nel pirografare i capelli, a mio avviso, è che non occorre una precisione assoluta. Una volta che le ombre sono nei punti giusti, poco importa se quel ciuffo non è perfettamente uguale all'immagine ritratta. In fondo il lavoro è vostro. Lavorate sempre riempendo tutte le parti in ombra e mantenendo la sfumatura lieve accanto alla pelle. Giocate con le aree più chiare e scure dei capelli e questo basterà a renderli realistici. Anche qui i fattori pelo per pelo ed imperfezioni sono determinanti, ma sentitevi liberi di giocare con la tecnica che avete appena imparato. Esattamente come con la pelle, non lasciate mai uno stacco deciso tra i capelli e lo sfondo. Aggiungete sempre qualche capello svolazzante per smorzarne l'effetto e la vostra pirografia sullo sfondo del legno chiaro verrà esaltata totalmente. Prestate sempre molta attenzione alle aree dove la luce colpisce una particolare zona invece di un'altra. In quel caso basterà solamente il metodo pelo per pelo e l'effetto di luce che otterrete sarà incredibile. Se invece la zona è più scura, boom, doppio colpo, pelo per pelo e sfumatura scura. Oramai lo avrete capito, Sbarberelli. L'alternanza di questi due tipi di lavorazione farà sì che la vostra pirografia sarà il più realistica possibile una volta che ci avrete preso la mano. Se qualche capello cade sul volto, mi raccomando, anche se scuro, marchiatelo leggermente e lentamente, in modo da non commettere sviste. Se lavorerete con lentezza, non servirà aumentare il calore. Lo stacco sarà evidente ed una volta terminata la tavola, non crederete ai vostri occhi. Un volto, il più realistico che siete riusciti a creare, sarà apparso solo per voi, bruciando del legno. Seguite questi consigli, Sbarberelli, e fatemi sapere anche come andranno i vostri primi esperimenti con barba e capelli, oppure se dopo aver visto questo video i vostri lavori sono migliorati. Lasciatemi un commento quindi, se vi va, dove mi dite se vi è piaciuto questo lavoro o se questo video vi è effettivamente stato utile. Io ragazzi ci tengo davvero moltissimo a sentire le vostre opinioni sui miei video. Ogni commento per me è fondamentale, ecco perché rispondo sempre a tutti. Ma io per oggi vi devo salutare ragazzi. Io mi auguro con tutto me stesso che vi siate divertiti e che anche oggi abbiate magari imparato qualcosa sulla magica arte della pirografia. E non chiedetemi nei commenti perché indosso un cappellino. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video e poi saluti a tutti.